Benvenuti, bentornati nel mio canale YouTube. Questo video è dedicato ad un semplice esempio di programmazione del logo 8 della Siemens. Cosa vedremo? Vedremo in che modo con un semplice pulsante, un solo pulsante, possiamo utilizzarlo sia per la marcia che per l'arresto dello stesso motore. Ma ovviamente questa tecnica va bene per qualsiasi cosa, settare o resettare una memoria bistabile e comunque per accendere, attivare o disattivare qualsiasi cosa ci possa venire in mente. Bene, ma vediamo come realizzare direttamente con il nostro logo Soft Comfort la tecnica per poter realizzare questa caratteristica, questo programmino. Eccomi nel mio logo Soft Comfort. Facciamo uno nuovo, schema logico FDB. Bene, e cominciamo a realizzare. Prendo un ingresso, mettiamo un po' di... lo zoomiamo, e questo lo faccio diventare, con le proprietà del blocco, lo faccio diventare in simulazione un pulsante, non un interruttore, normalmente aperto. Volendo potrei anche scrivergli un commentino, mentre questo poi sarebbe il mio start, ma anche stop. Bene, nel caso tipico di utilizzare due pulsanti faccio così, ne prendo un altro, tanto facciamo prima alla vecchia maniera, mi servono uno start e uno stop o viceversa, quello che sia, l'importante è che siano due pulsanti e questi qua devono attivare o disattivare una memoria. Vado a prendere una memoria, un blocchetto di memoria, relè a ritenzione, dove vado a collegare il mio set e il mio reset. Ovviamente all'uscita devo mettere un'uscita digitale, quindi una Q. Metto una Q. Naturalmente perché segue il mio canale o anche se ne segue altri, sa comunque che l'uscita del mio PLC non può comandare direttamente un motore, ma ovviamente perché il PLC e PLC o il logo, anche se non è un vero e proprio PLC, servono come controllo e non come strumento di potenza. Quindi per la potenza poi bisogna collegarsi l'uscita con un relè oppure con un contattore. Ma per adesso guardiamo questa cosa qui. Vado a mettere in simulazione per vedere il funzionamento tipico. Premo lo start, c'ho l'uscita, premo lo stop, non c'ho l'uscita. Adesso la sfida è devo attivare e disattivare questa memoria con un solo pulsante e quindi non devo avere questo pulsante qua. Faccio così, vado ad eliminarlo e devo attivare lo start e lo stop. Qual è la tecnica che posso utilizzare? Posso lavorare con l'attivazione di un end quando c'è il Q e quando non c'è Q, quindi alternativamente. Così vado a prendere un blocchetto logico end, lo metto qui e poi ne prendo subito dopo un altro e lo mettiamo qui. Ovviamente il mio segnale va sia su questo che su questo end. E questi due end devono andare a resettare, uno a settare la memoria e l'altro a resettare la memoria, ma così in questo modo non ho risolto il mio problema, innanzitutto perché questi qua devono essere degli end, e invece c'è un solo ingresso, infatti se vado a simulare non succede niente. Poi notate che ovviamente lo stesso segnale va da una parte e va dall'altra, e quindi c'ho sia il set che il reset, di conseguenza non ho completato. Avrei potuto fare direttamente lo schema e spiegarlo, ma preferisco farlo in questo modo passo dopo passo. Quindi devo fare in modo che su questo ingresso qui e sull'altro entri anche il contatto di Q quando è presente e quando non è presente. Se ad esempio qui gli vado a negare il connettore, nega connettore, questo è l'ingresso
negato e questo è l'ingresso normale di Q. Vado a collegare questo con l'end, posso ovviamente spostare e poi sempre questo ingresso qua devo portarlo sempre sul Q. Adesso non si vede granché, facciamo un po' di spazio, ma non è che si veda granché. Allora posso fare così, vado sul separatore connettore, vado a cliccare su questo punto e mi dice automaticamente che questa uscita va sul blocco B002 secondo ingresso e qui invece arriva dal Q1. Posso farlo anche da questa parte, così mi risparmio un po' di linee. Arriva dal Q1, però dal Q1 va al blocco B003, ingresso 2. Ecco, andiamo a provarlo per vedere se abbiamo risolto il problema. Vado a premere il pulsante di start e vedete che si è acceso, si è spento, però vedete che si è acceso anche c'è un segnale anche sul reset. Adesso l'ho spento, adesso l'ho acceso, ecco. Qui bisogna tener conto del tempo di ciclo, bisogna che sia introdotto, facciamo così, lo togliamo, che sia introdotto un blocchetto che serve che serve a controllare il fronte di salita, quindi che è valido solo per un tempo di ciclo. Nel menu di logo non mi trovo come sul PLCS 7200 un fronte di salita per l'ingresso, ma trovo dei blocchetti end fronte. E ne metto uno qua e ne metto un altro qui. Quindi vado a collegare sul fronte di salita dell'uno e sul fronte di salita dell'altro. E adesso questo qui lo porto all'ingresso del primo end, all'ingresso del secondo end. Farlo vedere meglio, facciamo così. Ecco, per quanti si chiedessero, ma questo non è un end e quindi non ha bisogno di tutti gli altri ingressi? Ok, il blocchetto è fatto in modo tale che non appena porto un ingresso, anche se tutti gli altri ingressi non sono collegati a niente, vengono portati per default a 1, quindi questi qua sono già tutti on, aspettano semplicemente il segnale dell'ultimo. Adesso andiamo a vedere cosa succede. Ecco, vedete il Q acceso, spento, acceso, acceso, spento. Bene, abbiamo quindi completato, abbiamo visto il nostro esempietto. Possiamo aggiungere, volendo, togliendo la simulazione, l'introduzione di un testo di segnalazione, così come avete visto in molti miei video. Attraverso questo blocchetto ci vuole un ingresso, un enable, per evitare, metto un connettore chiuso, quindi funziona sempre, e sull'uscita il blocco deve essere chiuso, posso mettere direttamente un morsetto aperto, non ha importanza, l'importante è che sia chiuso. Cosa voglio vedere come messaggio sul mio piccolo display, che posso vederlo sia su entrambi, cioè sul display del logo piccolino, oppure se ho un HMI del logo, un logo TD, oppure se devo lavorare con il web server. Per chi non fosse curioso di sapere cos'è un web server, non lo conosce, sulla mia playlist c'è un video dove parlo, dove vado a lavorare con il web server. Quindi qua posso scrivere il mio motore e quindi vado qua su on off, quale ingresso digitale,
oppure quale uscita digitale, la mia Q1, c'ho solo quella, quando è off e quando è on, Q1 off on, e qui vado a scrivere che è il mio motore. Adesso, non appena viene lanciato, eccolo qui, mi dice che il mio motore è off, on, off, on. Bene, così ho concluso questo video semplice dove abbiamo visto in che modo con un solo pulsante possiamo attivare o disattivare qualsiasi cosa. Spero che sia stato interessante, che sia di vostro piacimento. Se vi è piaciuto mettete un like e iscrivetevi al mio canale, così che il canale possa continuamente crescere e che possa continuare ad essere apprezzato. Vi auguro una buona continuazione con la vostra navigazione, con i vostri studi su YouTube e arrivederci al prossimo video.